Dove vuoi andare che dici già andiamo? Buongiorno prima si dice. Buongiorno. Andiamo. Andiamo? Risveglio dall'area sosta. Ci prepariamo velocemente. Colazione e alle 10 abbiamo un appuntamento per la nostra escursione. Quindi rimanete collegati che andiamo in mezzo al mare a vedere la Grotta degli Innamorati, le varie baite, l'isola bella e altre cose che non mi ricordo i nomi di tutti. Ce la faccio appena sveglio, si vede, sì. Però andiamo avanti. Pronti? Si parte. Direzione, ci andiamo a prendere il cannolino per colazione e poi andiamo a fare l'escursione. Oggi fa già caldo, ci siamo vestiti pesanti perché comunque poi in mezzo al mare magari l'arietta è più fresca, sai, stai fermo nella barchetta, magari ti... Le pastiglie le abbiamo prese? Cioè rischiamo senza pastiglie del mal di mare. Vamo, proprio ci sbudelliamo. Niente, mi sa che la colazione salta, sbagliando strada si stava allungando troppo, dobbiamo tornare indietro e non so se ce la facevamo in tempo. Vediamo se troviamo qualcosa strada facendo, meglio. Se no passiamo al pranzo oggi, facciamo una tirata fino al pranzo, dimagriamo. Ho trovato il barretto per fare colazione. Jessica ha preso il bombolone al pistacchio, il Christian alla crema e io il briochino con la Nutella bianca. Ora aspettiamo il caffettino. Siamo praticamente vicini a dove dobbiamo andare per l'escursione. Guardate che bella vista che c'è. Per adesso sono tutti seduti fuori in terrazza, noi ci siamo messi dentro. Colazione fatta, ci avviamo verso il centro dove dobbiamo vederci per l'escursione. Colazione non male, ma meglio quella che abbiamo fatto ieri, quindi se venite qui andate là dove siamo andati ieri. €1 in più abbiamo speso ieri, ma abbiamo mangiato il cannolo molto più buono, era più meglio. No, però... qui paghi la location, sì, che sei sul mare, là invece eri un po' interno, però se devo pensare alla qualità preferisco la qualità che la location, se non mi serve. Qui c'è il bro, la cambusa. Margherita 10 euro. Ristorante alla cambusa, che i prezzi sono un po' altini per noi. Infatti l'abbiamo lasciato e siamo andati laggiù da Angelita. E ora dobbiamo fermarci un po' prima, che è dove c'è quelli delle imbarcazioni. Fatti i biglietti, andiamo a imbarcarci. Il signore ora ci accompagna e poi vi facciamo vedere il tutto. On board. Siamo saliti in barca. Si parte per l'escursione. La medusa. Per la medusetta. Guardate che bella acqua pulita che c'è nonostante siamo nel porto. Wow. Via. Comandante, allacciamo le cinture e si parte. Partiti. Vamos. Là come sempre c'è l'Etna che ieri ha fatto una sbruffata di cenere e probabilmente è pronto anche a fare delle piccole colate di lava, secondo me. Il nostro comandante ci stava spiegando che una volta Taormina si chiamava Tauro in greco, che sarebbe toro. Perché? Perché praticamente c'è la montagna lì, la vallata, l'altra montagnetta che indicano le corna del toro. Quindi per questo è stata nominata Taur e poi è diventata Taormina, tradotto in italiano dal greco. Wow, c'è sempre da scoprire. Ora ci stiamo avventurando nella Grotta dell'Amore. C'è il cuore fatto al contrario. C'è il cuore fatto al contrario. Sì. Guardate il mare. Spettacolo. Salutiamo l'isola, la Grotta dell'Amore, e come potete notare si vede il cuore al contrario. Wow.
Lì era un punto di visita dei tedeschi nella seconda guerra mondiale e prima di questa struttura di questo hotel avevano la base i tedeschi. Direi che il mare, la piscina dentro la roccia e dopo il ristorante c'è un tunnel, si entra a 60 metri e si va nella spiaggia dell'hotel, dall'altro lato. mazza, Che bello. economico direi. 2,50. Ah, è poco. No, poco. Sì, no, beh, per il posto. The Location. restaurant, the bar and the swimming pool inside the rock. Entri nella And roccia. after the restaurant, there is one tunnel. Go inside the 60 meter and go the beach. Spettacolo. C'è la piscina qua e in più c'è il tunnel che si va a 65 metri, si passa di là e si arriva alle spiagge su. Spettacolo. Bello. Questa qui invece è la roccia dei caduti, vedete che ha la croce sopra, dei militari inglesi e tedeschi che sono morti qua in questo pezzo di mare. Hanno fatto in ricordo questa roccia. E ora passiamo dall'altra parte dove poi ci sarà, credo, l'Isola Bella. Bello. Spettacolo. Dal mare Sì. ok. Wow. Le due rocce e l'Etna là dietro, ragazzi, guardate che spettacolo. Poi in questo tempo i colori. Sì. Questa è la roccia del fico d'India, infatti è l'unica roccia che ha le piante di fichi d'India sopra. E guardate lì in mezzo dall'insenatura, che spettacolo fare foto e video così. Wow. The people go down on the beach in the morning because the sun is from 1 o'clock finish the sun and go in the pool, the other side. Questa è la spiaggia dell'hotel lì sopra, che ha il tunnel nella roccia scavato fino a qua, che dalla parte di là vi porta di qua nella sua spiaggia privata. Wow. Cioè, i colori che c'è con l'acqua è impressionante, ragazzi. Questa la chiamiamo noi la Baia delle Sirene, perché dicevano gli antichi, leggenda, che questi scogli così c'erano le sirene. Wow. The Siren's Bay, that's cosa del legend. Questa poi non è questa spiaggetta qui. Crista e Emi non avevano fatto la foto? Non è qua, il Cefalù. Questa è l'isola Bella. Questa è l'Isola Bella, ragazzi. Wow. E c'è il museo. Il giro di Isola Bella stiamo facendo, ragazzi. Best house? Ed era, questa è la Style villa. Gaudì, lo stile Gaudì, sì, però l'architetto era calabrese. E Ah. anche portava. In stile Questa Gaudi. casa ha 7 piani, una sotto il livello del mare, una piccola piscina e una finestra ogni stanza. Wow. That house sempre 7 live, one live È su 7 piani e un piano è sott'acqua addirittura. Mazza. E ci sono le piante più rare al mondo che l'aveva portata la regina all'epoca e poi lasciata in concessione alla regione Sicilia. Spettacolo. Isola Bella Beach, la spiaggia di Isola Bella. C'è un'altra piccola casetta qua, sulla sinistra, e ci stava il guardiano dell'isola. In quest'altra casetta ci stava il guardiano dell'isola. Per andare là si passa da quella campo di mare. Adesso c'è un po' di sabbia. Guida, la guida ci ha detto che qui è dove Dolce Gabbana ha fatto uno spot dove un tizio si buttava da uno yacht, si tuffava, e invece a Capri si era tuffato da un pedalò. Dolce Gabbana Rock, Dolce Gabbana Rock, pietra di Dolce Gabbana. figa del dolce.
questa baia, d'estate ci fermiamo più di 50 barche, perché qua è protetto dalle onde e dal vento. Cioè buttano tutti l'ancora qua, e stanno un giorno, stanno lì. alcuni. Noi solo per aperitivo, poi ce ne andiamo. Ora entriamo dentro la grotta azzurra, ragazzuoli. Appena escono gli altri signori, entriamo noi. Guardate l'acqua dietro la barca quando entriamo. Il signore dice di guardare l'acqua. Wow. Adesso è il miglior tempo, No. l'orario, perché la luce è entrata là. Look there. Spettacolo. If you go deep 6 meters, Wow. from there. Che spettacolo, ragazzi. Poi 6 metri e si va fuori da questa parte. Con la maschera, Mazza. Hai visto quell'immagine bianca? Sì, sembra una madonnina. Ah, sì, sì. Spettacolo. Questo è il corallo, appena uscito. Ah, non so se si riesce a notare, lì c'è del corallo. Guardate il colore dell'acqua, che spettacolo che è. The coral. Orange coral. Coral. Spettacolo, ragazzi, spettacolo. The Oh. coral cave. Qua dentro è la grotta del corallo, che è piena di corallo. Guardate quanto corallo che c'è qua. Wow. Il fondale anche che si vede. Coral in the water is softer. When you take Qua siamo a Mazzaro Beach, che sarebbe dalla parte di sotto di Taormina, e lì abbiamo la funivia che, se volete, ti porta su a Taormina. Siamo dall'altra parte praticamente. Sono tutte casette che aveva fatto costruire Mussolini per i pescatori, perché andavano a pescare tutto qua in mezzo al mare, in Calabria, e quando rientravano potevano, lì dietro posteggiavano le barche e potevano andare a dormire in queste casette qua che aveva fatto fare. Wow! Queste qua sono tutte le spiagge di Taormina fino ad arrivare agli scogli che sono laggiù. E questa è la roccia dell'elefante. mi sembra un elefante. Si vede la proboscide. È un mammut. Bella, eh? Piccola cosa brutta, se vedete quella linea praticamente che si nota, è il livello dell'acqua che si è abbassato. Atlantis Bay. 2009. Only, Questo è un altro hotel da 2000 euro a notte. Mazza. Spettacolo. Mazza. Col suo porticciolo, la sua spiaggetta. Il treno passa in mezzo all'hotel. Siamo in mezzo al mare, ragazzi. Si è rotto il motore, siamo fermi qua. In mezzo all'oceano. No, il mar Mediterraneo. Questo è Ionio. Di qua dal lato di qua, se non ricordo male. Guarda sul Google Maps, ma mi sembra che è Ionio qua. Almond cookie, almond cookie for you. I have a prosecco, it's okay for you? Prosecco va bene? Noi no. Noi a Non stemmi. beviamo, siamo a stemmi. C'è aranciato. Va benissimo. Va benissimo. Questo è il Mar Ionio. Visto?
Marioni. Sì. Che io sono ragazzi. Che cosa... E quindi scusa, la Sicilia gli tocca il Marionio, Mediterraneo. il Mediterraneo. E quello lì non dovrebbe essere La Mediterraneo. Sicilia cosa tocca? Il Marionio e il Mar Mediterraneo, no? Di qua è Ionio e la costa della Mediterranea. Incluso nella gita, aperitivi in mezzo al mare. Noi logicamente ci facciamo riconoscere con l'aranciata e non con il prosecco e un bel biscotto in pasta di mandorle. Spettacolo. Guardate che giocattolino. Siamo tornati in porto, ora si rientra, si attracca. Hai montato di nuovo l'italiano a terra? Io ci restato. Ottime persone, arrivederci. Gita molto bella. Volevamo far volare un po' il drone con il ritorno lì che ti segue, però c'era un po' di vento e non me la sono rischiata sinceramente. Comunque se venite qui ne vale la pena fare questa gita, perché vedere dal mare queste grotte, tutte queste cose è uno spettacolo. Come si chiama? Il Sicilia Tour? Sì, Sicilia Tour. Sicilia Tour dovete cercare. Comunque se andate nei gabbiotti dove fate il bus vi danno il volantino, potete cercarli anche sul sito. Il sito, Sicilia Emotion, sì. è il sito. Questo è il E bigliettino. hanno anche il canale su Instagram che si Sicilia chiama Emotion. Sicilia Emotion. Perfetto, quindi ora faremo un po' di foto e li taggheremo. Perché quando le cose sono belle e si ci comporta bene è giusto fare la giusta pubblicità. Noi abbiamo pagato regolare, no. Sì, no, però vabbè, 25 euro a testa alla fine, Ci no? sta, sì, che è il prezzo normale. Ora non so se cambia in base alla stagione, però non credo. Ora torniamo dai nostri pelosetti più motti. Qui è da Angelina dove abbiamo mangiato noi e non è stato male qualità-prezzo. Ma il nostro capitano ci ha detto che era meglio alla Sirena, che è dove ci siamo visti stamattina con l'agenzia. Ha detto che è un po' più di qualità, un po' più curato, i prezzi sono più o meno uguali, quindi chi volesse provare l'altro ce lo fa sapere e ci dice come si trova. Siamo in porto, guardate che acqua che c'è, ragazzi, spettacolo. Tornati in campeggio, Jessica prepara pranzo. Si mette alla cucina. Ossobuchi, mi ha aperto anche l'ombrellone così c'ha l'ombra, abbiamo messo il pippotto fuori, Bernice è lì. E io e Cristian partiamo con i monopattini che andiamo a visitare la stazione, che ci ha detto che è molto bella, il big gym del capitano della barchetta, ed è che è stata fatta da Mussolini. Ci sono ancora delle parti che sono come erano all'epoca, quindi ottimo, andiamo a vederla e a visitarla. Lo yacht di prima visto dalla terraferma. Siamo arrivati all'ingresso della stazione di Taormina e ora la andiamo a visitare, vediamo dentro com'è. Spettacolo, c'è tutti gli affreschi. Che bello. Qua ci sono. Andiamo a vedere di là cosa c'è. Sala, seconda classe. Per qua vedete, di seconda classe. E qui era la sala d'attesa. Questa è di prima classe, è tutto più bello, vedete le sedie non sono in legno ma sono in cuscini. Qua c'è seconda classe, qui un altro di prima classe. Bello, ed è tutto com'era praticamente. Di qua si passa per andare di là a prendere tavolone di marmo. Vedete qua che era di seconda classe, non ci sono i cuscini ma c'è il legno. Chi viaggiava invece in prima classe. Attenzione, si rammenta che è vietato aprire le porte esterne dei treni e capito scendere quando non sono completamente pieni. Anche la stazione di Taormina l'abbiamo visitata. Torniamo indietro? Sì. Ecco, il monopattino è stato un secondo. Zero fatica. Bella.
Che spettacolo, bella bella. Oh, torniamo indietro che la pancia brontola, bisogna andare a mangiare. Ho il neurone nel cervello che sta uscendo. Siamo quasi arrivati, di nuovo in camper. Arrivati dal campeggio. Solo pizza, sei seduto al campeggio. Noi invece abbiamo preso i cannoli frullati. In realtà erano normali. Però È successo un incidente. no, in teoria non si sa se sono interi o no i cannoli. Potrebbero essersi danneggiati. Pranzetto in esterna, ossobuchi col sugo coi piselli. A spiaggia. A spiaggia. Bellissimo stare qua comunque. Ci trasferiamo. Bisognerebbe avere tanti soldi per vivere senza fare niente. E poter stare qua il tempo che vuoi. Quando ti stufi poi te ne vai. Una settimana, un mese, 2 mesi. Non avere vincoli di niente. Come siamo fatti noi, non so quanto duriamo, però Tanto inizia a riempirmi il conto che non ho l'ansia di dover fare niente, lavorare, incazzare. sì. E quindi già vivo in un'altra maniera. Adesso vivi con la frenesia perché comunque adesso non mangi. se no non mangi. Quindi tu inizi a riempirmi il conto di soldi, che posso fare quello che voglio, Ma come io sono voglio, ricca. quando voglio. E tu, non io. No. No, Vabbè, io- ora mangiamo. Buon appetito. Good appetit. Abbiamo messo anche Pippotto al sole. Finito di mangiare gli ossobuchi, abbiamo lavato i piattini, sistemato tutto, ora caffettino e dolcino. Spero che sia buono anche questo cannolino, Vediamo, che non siano se frullati. non li avete distrutti. Strada Parli facendo. in plurale. Perché eravate in 2. Il mio Quindi- è cocò. Ecco, se non lo erano... Mancava il terzo che era rimasto a casa. Di cosa? Lì cocò e io sono il terzo Ah, ok. che è rimasto a casa. Cristian, guarda che rimani te senza cannolo se fai disastri, sappilo. Hanno avuto tempi migliori. Però, dai, ci siamo arrivati più o meno, salvi. Buono? Già quello di ieri non gli era piaciuto. Questo? È più buono di quello di ieri. Bene. Per me. Vediamo ora per noi. Pour moi, pour toi. Vieni qua amore che c'è l'ombra. Qua. È buono. Promosso? Già che ci siamo, cogliamo l'occasione, laviamo bene la gabbietta di Pippotto anche, così partiamo tutti belli profumati e puliti, senza problemi. Prima facevi lo show, ho detto papi non lo fai più? Sì, Monnello. prima era... Quando eravamo io e Cristian a vedere la stazione, ho detto a Jessica che era qua fuori, faceva lo show. Pippo Show faceva. E ora cosa fai? Balli e basta? Monnello. Sei un monnello. Docce fatte, ci siamo ripresi in mano la situazione, resettato tutto. In teoria volevamo aspettare il gelataio perché è 2 giorni che gli chiedo il pistacchio e non ce l'ha. Ho detto domani te lo porto, però dobbiamo muoverci, quindi iniziamo ad andare a pagare, buttiamo il pattume, facciamo tutto, facciamo lo scarico, il carico l'ho già fatto, devo solo scaricare le grigie, lo faccio là così non faccio avanti e indietro. E poi ci dobbiamo mettere in viaggio, non facciamo tantissima strada, ma rimanete collegati e vedrete dove andiamo. Andiamo in un posto che a noi non piace tanto, sinceramente, non è per noi. Non è un posto che fa per noi, quindi già capirete secondo me. No, non capiscono, dai, non possono capire. Vabbè, non è un posto che fa per noi. Non adatto a noi, Non è dai. adatta a noi. Sulla tavola E non so- trovate su casa su 4 ruote. È solo una cosa di passaggio per noi, cioè dobbiamo farlo per un relativo motivo. Vedete dopo. Partiamo, scarichiamo e andiamo. Lasciamo l'area camper dei giardini Naxo, ci avventuriamo in un altro posticino. È un po' tardi, ma in teoria sappiamo dove andiamo, quindi non è un problema. Oddio, 40 minuti siamo arrivati. Vi riportiamo in alta quota, ragazzi. Torniamo nelle alture. Cambiamo sempre scenari, temperature e più chi ne ha più ne metta.
Siamo in un paesino, benvenuti a Piedimonte Etneo. Guardate che chiesetta antica, bello, tutto ciottolato, bello questo paesino. Sicuramente molto antico, direi. Vabbè. A vedere così. Dove si sta imbelinando casa su quattro ruote. Siamo infilati negli ulivi, Dovremmo essere in mezzo alle vigne. però siamo finiti in mezzo agli ulivi. Non capiamo, vabbè, là sotto c'è qualcosa. Non capiamo bene cosa sia Questi qui successo. andrebbero bene per Pippo, se sapessi che non sono Trattati. trattati per Pippo gli Prendiamo un rametto. gli fa anche bene Sì. rosicchiare Sì, è l'olivo. Ma mi fa strano che col camper si può venire in questi posti. un'area camper, cioè un'area camper, sì, un'area privata camper. E qua ti dice che siamo arrivati? Sì. Ma mi sa che devi entrare in quel cancello. No, quel cancello è chiuso. Ah, Probabilmente c'era una strada migliore e a noi ci ha fatto fare questo. ok, quindi cosa facciamo? Quindi cerchiamo di capire. Siamo qua. Vabbè, ora cerchiamo di capire cosa dobbiamo fare. Se non è che dovevamo andare ancora più avanti. Vediamo un attimo. Una manovra. 7,30 metri l'abbiamo spostati. E abbiamo girato in una manovra. 1,5, dai. Vabbè. Sì, la strada era quella là, bastava andare avanti ed era lì. E poi indietro, in giù o bisogna salire in su? No, giù sullo stradone e continuare lo stradone 100 metri in più. Ok. Noi siamo arrivati da là, abbiamo girato qua e abbiamo fatto questa stradina qua. Quando bastava andare appena avanti qua. E qui è questo è il punto. Niente, dovevamo andare in questo azienda agrituristica Etna Wine, Fratelli Grasso, dove c'è vini DOC e prodotti tipici, perché dovevamo prendere dei prodotti che ci hanno incaricato, ma è chiusa, non rispondono, non esiste niente, quindi ora dobbiamo cercare un'altra location. Ciamacco! Ora valutiamo un attimo il da farsi e vediamo dove andare. Versante nord dell'Etna e col paesino sotto Randazzo, se non ricordo male, visto dall'alto. Continuiamo a scavallare montagna alla ricerca di un vinicolo lì, quelli che vendono vino, agriturismo lì, agricampeggi come si chiamano. Siamo arrivati a destinazione, ma questo altro agricampeggio che è praticamente, siamo arrivati sulla costa nord della Sicilia, ovvero vicino a Capo d'Orlando. Siamo arrivati tardi perché sono le 9 di sera, massimo è consentito entrare alle 8 di sera. Sono le 9, siamo in ritardo di un'ora. In ritardo, non lo sapevamo, perché siamo arrivati qua, abbiamo letto il castello qua su Park Fortnite, non c'era niente che lo diceva. E niente, ho provato a mandare un WhatsApp, a mandare un'email, sperare che qualcuno ci consideri, perché con la mail puoi fare l'autoaccesso, penso ti mandano, tipo fai il pagamento e ti mandano un codice per entrare, tipo come che è domotizzato. Vediamo se ci rispondono, se no mi sono messo qui fuori dall'agricampeggio accostato, che non rompo le scatole a nessuno, dormiremo qua. Cosa dobbiamo fare? Entreremo domani, vediamo. Tanto ora prepariamo la cena. Si fa. Sì, che sono già le 9 fischia. Quest'ora Non mangiamo più, dai, dimagriamo. Io non ho fame. Aia, Pippo. Allora, gnocchetti a ragù per me e Cristian. E Jessica si è fatta solo dei pomodorini con la mozzarella. Pippo c'ha piselli e fave, Inizio c'ha le crocchettine. Tutti pronti per cenare. Cenare abbiamo cenato, si è fatta una certa, ragazzi, siamo cotti. Ci vediamo domani con un nuovo episodio, ora andiamo a fare tutti quanti la nanna. Buonanotte, ci vediamo domani.